bentornati sul mio canale. Oggi andremo a fare un progetto molto veloce, però prima di vedere l'occorrente di questo progetto e vedere come si fa, vi ricordo l'iscrizione al canale che è completamente gratuita, semplicemente YouTube vi avvisa quando vado a caricare delle novità. Infatti in questo periodo sto caricando dei progetti molto piccoli, però carichi di informazioni, così avete delle informazioni in più su come autogestirvi per quanto riguarda le taglie. Vediamo l'occorrente per il progetto di oggi e vediamo che cos'è. A me mi serve un paio di forbici, il metro, l'uncinetto numero 2 e il fiocco di cotone. Voi notate un po' di differenza tra un prodotto e un altro, perché questo è il fiocco cotone colore unico, che se non sbaglio è il cielo, invece questo è il fiocco di cotone sfumato, però non è sfumatura lunga, ci sono due che io purtroppo sbaglio sempre il nome, quindi pur di non dire il nome sbagliato facciamo così: c'è il fiocco di cotone sfumato con delle sfumature più lunghe, con intensità di colori a contrasto più forti, e c'è poi quello più delicato dove sì è sfumato come vedete, però c'è il bianco, l'azzurino e l'azzurro, quindi è molto più delicato. Noi oggi andremo a fare il sopra di un costume. Se sentite dei rumori strani è mio figlio che ne combina una delle sue. Comunque, se avete questo progetto qui in video c'è un perché. Allora, su YouTube è pieno di progetti di sopra di un costume, ci sono diversi metodi. Praticamente io vi faccio vedere il mio metodo e come faccio a capire le misure più giuste, perché ognuna di noi ha la sua forma del seno, la sua taglia e soprattutto la sua vestibilità. Allora, questa è la coppia più classica, più semplice. Praticamente si va ad avviare una catenella e si lavora tutto attorno, però non si sa mai quanto deve essere lunga questa catenella. Quindi io faccio questo: prendo un mio costume o un mio reggiseno, in questo caso ho preso il costume perché mi veste bene, e vado a prendere la misura dalla parte qui dove c'è praticamente la parte più tondeggiante, vedete? Quindi vado qui e vado a prendere la mia misura e sono 7 centimetri, quindi io devo andare a caricare una catenella lunga 7 centimetri nel mio caso. Nel vostro caso, se non avete un costume che vi veste bene, prendete un reggiseno, lo appoggiate al tavolo e andate dalla parte più tondeggiante a mettere praticamente la punta del metro e andate a vedere quanto bisogna caricarne. Magari sono 6, magari sono 7 come me, o magari sono 8 o sono 9, insomma dipende dalla vostra forma del seno. Detto questo, adesso io provo a distenderlo perché comunque sapete che lavoro l'uncinetto leggermente elastico. Andate a misurare per quante volte dovete andare a lavorare attorno a questa catenella, e nel mio caso sono più o meno 15 centimetri. Quindi le righe non le sappiamo quante sono, semplicemente le andiamo a contare, a misurare il nostro lavoro e capire quando ci fermiamo. Fatto questo, voi avete un reggiseno personalizzato secondo la vostra taglia. Sapete che ci tengo, quando dico che ci creiamo i capi di abbigliamento addosso, bisogna comunque sapere anche come si fa a crearli. Adesso, io per giocare un po', quindi andrò a utilizzare il fiocco di cotone diverso, quindi uno sfumato, uno a tinta unita, ma potete usare solo il sfumato, solo la tinta unita o giocare con più colori, quindi qua avete la libertà di scelta. Vi faccio vedere come si fa a creare il nostro progettino. Intanto spero che come misure avete capito da dove iniziare, perché tanto la base poi sarà uguale agli altri due lati, è un triangolo perfetto. Prendete il filo che desiderate, io prendo quello a tinta unita perché ne ho di più, e vado a fare il classico nodino che non viene conteggiato. Adesso vado a caricare un tot di catenelle, prendiamo le misure e vediamo se ci siamo sui 7 centimetri. Quindi voi dovete caricarne così tante da arrivare ai vostri centimetri. Adesso io vado a farne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Vediamo un po' quanti centimetri abbiamo.
sono 5, quindi 16, 17, 18, 19 e 20. Forse ci siamo. Questo nel mio caso, mi ripeto, nel vostro sta a voi decidere in base alla vostra taglia. Allora, sì, siamo a 7 centimetri, vedete? Poi vabbè, ci andiamo a lavorare sopra, quindi sicuramente è il numero più giusto. Adesso non ne aggiungo neanche una, perché come ho detto prima, il lavoro dopo lavorandolo si apre leggermente. Vado nella catenella precedente, quindi nella 19, vado a fare un punto basso e una catenella, invece di fare un punto basso e 2 catenelle, perché comunque la base non deve essere molto più larga rispetto agli altri lati. Carico e vado a lavorare un punto basso per ogni catenella, di conseguenza ne avremo ben 19, in più ci sarà anche l'aumento, quindi andate a lavorare delle maglie alte. Sto cercando di fare movimenti abbastanza chiari, che lo vedete. Lo so, l'uncinetto è leggermente piccolo rispetto a quello che si consiglia sul filato, però è giusto che il lavoro sia abbastanza compatto. Bravissimo amore. E io gioco con 2 colori per una scelta mia di stile, ma potete farlo monocolore o tutto colorato. Per di più, non vi ho detto, ma il fiocco si presenta in gomitoli da 50 grammi a 125 metri, però non so dirvi la quantità esatta, perché siccome sto utilizzando diverse sfumature, dopo, quando avrò finito il mio sopra del costume, vado a pesarlo e vi dico quanto ne avete bisogno, così vi potete divertire anche con delle rimanenze che avete in casa. Adesso finisco questa riga e vi faccio vedere come si fa l'aumento. Mi ritrovo a lavorare anche l'ultima catenella, quindi la 19. Adesso andiamo a fare l'aumento qui. L'aumento sarà sempre formato da 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte. Qui nella prima riga ci saranno quindi 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte, ma perché dovete conteggiare anche questa. Vedete che la mia riga è dritta. Vi faccio vedere così è più facile. Dopo che ho finito di lavorare tutte le catenelle, rientro sempre nello stesso punto e vado a fare una maglia alta, e vado a fare una seconda, catenella, rientro sempre lì, vado a fare una maglia alta, un'altra maglia alta, quindi praticamente finisco il mio aumento, che è questo, e adesso vado a lavorare la riga di ritorno, quindi vado a lavorare 19 maglie alte, quindi vado a fare la prima e vado a lavorare a specchio, vedete, in questa maniera. Cercate anche di nascondere il capietto iniziale, sapete che ho una fissa proprio, infatti mi sono appena legata, e vado a lavorare a specchio, quindi entro alla base di tutte le maglie alte a lavorare le maglie alte rispettive. Chiedo scusa per il rumore sottofondo, ma sapete, mio figlio mi sta aiutando. Adesso vado a lavorare fino in fondo. Arrivo qui in fondo e mi manca anche l'ultimo punto da lavorare, quindi mi raccomando, deve essere dritta la base, non vi dovete mangiare i punti. Quindi vado a fare l'ultima maglia alta. Non cambio colore adesso, perché se cambiassi colore adesso avrei troppi tagli da fare, invece io il filo lo andrò a tenere nel lavoro per tutti i giri, che poi vi farò vedere. Quindi semplicemente giro il lavoro, mi allungo un po', entro qui nell'ultimo punto lavorato, vado a fare un punto basso e una catenella, che è la mia prima maglia alta, quindi vado a fare un punto alto per ogni punto di base. Questo fino a dove? Fino all'aumento, che adesso vi faccio un attimo vedere, poi vi farò vedere anche fisicamente come si fa. Quando voi arrivate qui dove c'è la catenella c'è l'aumento da fare, però tutte queste maglie alte sono da lavorare, quindi voi andate a lavorare punto su punto fino qui a questo spazietto, perché noi andiamo a lavorare anche sull'aumento. Adesso io arrivo lì e vi farò vedere.
vedete ho lavorato fino in prossimità dello spazietto, quindi tutti i punti precedenti devono essere lavorati. Adesso andiamo a fare l'aumento, che è formato sempre da 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Quindi caricate l'uncinetto e andate a fare una e 2 maglie alte. Vi dico anche un piccolo trucchetto appena finisco questo aumento, faccio anche le altre 2. Adesso caricate, mi raccomando, qui non vi mangiate il punto, vedete che è questo, andate a lavorarlo, perché comunque noi dobbiamo lavorare tutti i punti sottostanti, che è praticamente questo è il nostro primo aumento nella prima riga. Allora vedete, adesso ve lo faccio vedere, tende a fare questa curva, ma perché? Perché io quando vado a fare l'aumento il filo qui per la prima asola lo tiro, quindi tendo a stringere. Se voi il filo lo lasciate normalmente come per gli altri punti, la vostra forma del reggiseno sarà più dritta, più liscia, quindi più appoggiata al piano di lavoro. Invece se stringete leggermente nelle prime righe prenderà la forma più da reggiseno, vedete che c'è questa piccola curva. Questi sono gusti. Sicuramente chi ha un seno molto formoso, stringere un po' che prende la sua forma, che la stringe leggermente, è meglio. Chi ha un seno molto piccolo, fare un reggiseno anche molto piano al piano di lavoro va più che bene, perché comunque sia è più leggero e è una forma più bella. Quindi in base alla forma del vostro seno cercate di fare un lavoro distinto, quindi se è più grande, più formoso, cercate di lavorare stretto nell'aumento. Se invece è un seno piccolo, ok, cercate di lavorare abbastanza largo come sui punti precedenti, quindi lì non c'è questa forma curva che si prende di solito nella forma di un reggiseno. Adesso io finisco questa riga fino in fondo, cambiamo colore e vi faccio vedere come si fa. Allora, guardate qui che manca un punto da lavorare, che è quello del punto basso e della catenella. L'ho fatto apposta perché dovete capire che il vostro fondo deve essere dritto. Quindi se avete difficoltà a individuarlo, usate dei marcapunti. Ok? Adesso prendo l'altro filo, che come contrasto di colori sono molto leggeri. Se usavo magari un turchese o un giallo, un rosso, sarebbero stati un po' più intensi, però volevo solo farvi vedere la differenza tra un costume a colore unico, che è quello rosa che ho fatto vedere prima, fucsia in realtà, e questo che usiamo lo stesso colore, che è il blu, però su 2 fili completamente diversi. Eccomi, allora giro il lavoro, entro qua nella prima maglia tenendo sempre l'asola sull'uncinetto e prendo il cappietto che ho formato prima. Adesso lasciatelo un po' così, tiratelo su, vado a fare quindi un punto basso, però lo fate col colore sfumato, portandovi su anche questo, lo mettete così sopra l'uncinetto e vado a fare l'altro, la catenella. In questo modo e maniera, praticamente lavorando così, noi ci portiamo su il filo 1 e 2, non abbiamo tagli da fare, non abbiamo nodini e ce lo portiamo su per tutta la larghezza del lavoro. Però abbiamo 2 colori diversi. Caricate l'uncinetto e andate a lavorare una maglia alta per ogni punto di base, questo fino ad arrivare all'aumento, che è uguale identico. Io per questo progetto vado ad alternare 2 colori, 2 righe per colore, scusatemi, così facendo mi ritrovo sempre a finire dalla parte dove c'è il cappietto e me lo porto avanti, quindi non c'ho bisogno, come ho detto prima, di fare dei tagli. E niente, questo video progetto è un po' così, con l'integrazione autonoma di Gabriel nel commentarlo, gli piace proprio e quindi immagino che lo sentite in sottofondo. Io adesso finisco
fino ad arrivare qui all'aumento, e vi faccio vedere come si fa per la terza volta. Sono arrivata col fiocco sfumato qui dove c'è la catenella, quindi dove c'è lo spazietto per l'aumento, quindi vado a fare il mio aumento. Una maglia alta, una seconda maglia alta, una catenella, una maglia alta e una seconda maglia alta. Quindi semplicemente l'aumento è da fare per tutte le righe. Adesso carico l'uncinetto, mi raccomando, iniziate a lavorare nella riga di ritorno sin dal primo punto, quindi sin da lui, quindi fate punto su punto fino ad arrivare giù. Arrivate giù, lavorate tutti i punti, iniziate la seconda riga, fate l'aumento e ci ritroviamo qui per il cambio di colore, dopodiché vi lascio lavorare da sole. Ho finito la prima riga col sfumato, ho iniziato la seconda, l'ho finita, quindi adesso vi faccio vedere come si fa il cambio colore. Praticamente ho lavorato quasi tutti i punti, tranne l'ultimo, che vedete che mi porta avanti il colore non sfumato, quindi carico, vado qui nella catenella, prendo il filo, me lo porto su questo non sfumato, ci lavoro da sotto e poi mi chiudo. Così facendo me lo sono portato molto vicino. Abbandono quello sfumato, prendo praticamente l'altro, ok, e giro il mio lavoro. Adesso entro qua nella prima maglia alta, aspettate che la stringo leggermente, e faccio un punto basso però con il colore più scuro che è quello non sfumato. Sto cercando di tenere la tensione del filo leggermente. Ok, adesso ho 2 asole, vado a fare punto basso e catenella, quindi questa è la mia prima maglia alta, carico e vado a fare la seconda maglia alta col colore non sfumato. Adesso questo me lo lascio sotto per queste righe. Questa è la prossima, quindi saranno 2 le righe. Vado su, faccio l'aumento, torno giù, ritorno su e cambio di nuovo colore. Per quanto tempo? Per tutte le righe necessarie ad arrivare a 15 cm. Amore, lascia un attimo. Ecco, io ho praticamente adesso con 2, 4, 6, 8 righe ho 6 cm e mezzo, quindi per arrivare a 15 me ne serviranno come minimo altrettante. Dopodiché ci ritroviamo un attimo per rifinirla, perché io farò un modello dove non mi piace tagliare il filo, dove andremo a rifinirlo direttamente col filo attaccato. Adesso io vado a fare un po' di righe, dopodiché ci ritroviamo a rifinirla. Io sono andata avanti col lavoro, infatti ho finito quella che avevo iniziato insieme a voi, che è questa, e ho già iniziato la seconda. Adesso andiamo a fare la parte decorativa. Vi faccio vedere quante righe ho fatto. Praticamente sono 2, 4, 6, 8, 10. Con 10 righe io ho raggiunto i centimetri necessari. Come vedete qui ho tagliato il filo, questo, quello più chiaro, che in realtà è quello sfumato, perché vado a fare tutto attorno con il filo più scuro, che se non sbaglio il colore è il cielo. Adesso andiamo a finire anche questa riga e vi faccio vedere come si fa a fare la parte decorativa. Lavorate anche l'ultimo punto, scusatemi. Ok, adesso andiamo a fare questa base qui di punto basso, poi andiamo a fare il punto decorativo con le catenelle e anche il punto a quadratini, che ci servirà per usare praticamente il cordoncino per legare. Non torniamo indietro sul lavoro, semplicemente andiamo alla base della maglia alta, entriamo e andiamo a fare 2 punti bassi per ogni riga di maglia alta, quindi qui sono 2, qui sono altri 2, e in questo modo riusciamo a rifinire il lavoro. Nascondiamo come sempre tutti i cappietti necessari
insomma tutti quelli che avete, poi dopo li andiamo a tagliare, vedete io ancora non li ho tagliati, però è un lavoro da fare in meno dopo. Questo quindi è da fare fino ad arrivare all'angolo opposto. Praticamente adesso io sto tornando indietro e lavoro sul dietro del lavoro, ok? Quindi adesso vado fino qui a quest'angolo qua. Sono quasi arrivata all'angolo, mi manca l'ultimo punto basso e adesso andiamo a fare una riga decorativa, perché ho preferito fare delle catenelle invece di fare una riga di punto basso, perché dopo andremo a fare tutto attorno, ok, per ritrovarci in quest'altro angolo per andare a fare dopo i punti, i quadratini praticamente. Quindi sta a voi decidere se continuare con i punti bassi o fare come me. Io andrò a fare questo, quindi vado a fare 1, 2 e 3 catenelle, salto un punto di base, vado nel secondo e vado a fare un punto basso. 1, 2 e 3, salto, vado nel secondo e vado a fare un punto basso. 1, 2 e 3, salto e così via. Praticamente è un lavoro da fare tutto attorno, ok? E scendete giù. Vi faccio vedere già il lavoro fatto, quindi noi siamo qua e si sale con le catenelle e i punti bassi ad arrivare a fare sia la punta qui che dopo dobbiamo legare il cordoncino e a scendere giù. Ci ritroviamo praticamente qui per andare a fare i quadratini. Fatta qui in fondo vado a chiudermi anche con questa, con queste catenelle praticamente, poi mi sposto qui nell'angolo e semplicemente dopo mi rialzo per andare a fare i punti, i quadratini. Adesso andiamo ad alzarci con 1, 2, 3, 4 catenelle, caricate l'uncinetto, saltate un punto, andate nel secondo e andate a fare una maglia alta. Poi una catenella, saltate un punto, andate nel secondo e andate a fare una maglia alta. Catenella, caricate, saltate, andate nel secondo e fate una maglia alta. Questo è da fare fino qui all'angolo. È normale che noi non siamo state attente a essere precisi, ad avere il multiplo di 2 più 1, quindi se vi avanza una catenella o meno cercate di adeguarlo, ok? Quindi perché andiamo a fare un lavoro non precisino, perché non so se voi avete 10 righe, se ne avete 11, se ne avete 7, se ne avete 20, insomma in base alla grandezza del vostro seno e anche al filato. Quindi non vi preoccupate se un quadratino si richiude da dove parte, ok? A noi ci servono questi quadratini perché dopo vi farò vedere, io andrò a fare un condoncino perché non ho della fettuccia elastica in casa. Se voi avete della fettuccia elastica vi conviene, perché così il costume vi sta più fisso e soprattutto non tira, ok? Quindi adesso io vado a finire questa riga e ci ritroviamo a fare questi condoncini. Ho già fatto il cordoncino, che semplicemente sono delle catenelle, e l'ho già montato il mio costume. Ho già fatto il cordoncino anche da questa parte, qui lo andremo a fare insieme, che in realtà è uguale identico. C'ho qui un piccolo ladro che cerca di rubarmi le cose, però vabbè, lo conoscete già. Adesso fate un nodino e iniziamo a fare il nostro cordoncino. Lasciate un po' di filo. Prendete il costume, andate più o meno sulla punta, io sono abbastanza precisa perché i cerchietti erano precisi, entrate con l'uncinetto e prendete il filo preparato in precedenza. Mi avvicino, andate a fare un punto catenella in questa maniera qui, poi passate il cappietto da questa parte, ok, da sopra il filo principale, fate un punto catenella, lo passate indietro, ok, sempre da sopra, fate un altro punto catenella. È un metodo per stare a nasconderlo già da adesso senza andare a utilizzare dopo l'ago che ci servirà solo alla fine.
e io lo faccio perché mi trovo comoda. Poi se non è un problema potete nasconderlo anche nel lavoro, sta a voi decidere. Farò un laccetto molto molto sottile perché mi piace proprio l'idea. Come ho già detto un paio di volte, se voi avete della fettuccia dello stesso colore vi consiglio di tagliare un pezzo di fettuccia che tanto non si scuce. Intendo dire il licra, non fettuccia quella per borse, intendo dire il licra proprio che è una fettuccia elastica e praticamente molto resistente. Adesso andate a fare delle catenelle fino a che arrivate alla stessa misura. Andate ad occhio, praticamente dovete legarlo intorno al collo oppure potete fare delle spaline, lì sta a voi decidere come lo indossate al meglio. Adesso io vado a fare queste catenelle, poi vi faccio vedere come si fa a nascondere il cappietto. Per quanto mi riguarda vanno più che bene come lunghezza, è normale che più ne fate meglio è, così non rischiate di averlo troppo stretto il laccetto. Adesso prendete l'ago, ok, e andiamo a nasconderlo. Allora, prima di tutto passiamo qua dietro, qui, su questa costina che si forma e facciamo un passaggio. Ok, poi lo teniamo da questa parte e andate a fare questo lavoro qua. Entrate con la punta su una costina, poi girate un po' verso di voi, prendete l'altra, è come se andate a caricare praticamente l'uncinetto, poco alla volta. Normale che più andate avanti a caricare sul lago, più avete la certezza che non si scuoce, ma è un po' impossibile visto anche il nodino. Dopo che ne avete un po' sul lago, passate il filo attraverso. Adesso un attimo che lo apro. Poi tirate, che non sia un lavoro stretto. Ok, adesso semplicemente andate a tagliare un taglio qui e un taglio qui alla base. Tiratela un po' che deve essere dritto. Ok, il mio lavoro è finito. Adesso vi faccio vedere il lavoro completo, poi dopo vediamo se riuscirò a fare delle foto. Eccoci arrivate anche alla parte dove vi faccio vedere il progetto finito. Guardate quanto filo mi è rimasto ancora, quindi praticamente è uno di quei progettini, se non volete fare anche la parte sotto, che potete fare tranquillamente con tutto quello che avete in casa, perché io ho fatto 2 righe giusto per una questione pratica, per non stare a tagliare il filo, ma potete fare una riga per colore, quindi farvi un costume molto colorato. E comunque ho in mente anche un progettino, un costume granny, ecco, diciamo che se vi interessa fatemelo sapere, così mi metto su già al lavoro e cercherò di caricarlo il prima possibile, insomma comunque prima dell'estate. Adesso ridico quello che vi ho detto prima. Io ho usato un cordoncino fatto da me con delle catenelle, quindi molto sottile, molto elegante. È normale che questo non è elastico, ok? È un cordoncino rigido, quindi vi consigliavo della fettuccia a licra, quindi non fettuccia per borse, specifichiamo, perché quella è elastica, c'è i bordi molto belli lineari, soprattutto a quella che ha un costo un po' più alto, e con la sabbia, con il caldo non rischiate tra virgolette di strusciarvi un po' la pelle. Però se fate un lavoro che vi copre molto bene il seno, non dovete stare lì a tirare molto i laccetti, tiene lo stesso. Questo non è un progetto solo mio, perché questa è una coppa classica
però io ne ho viste tante su internet, su YouTube, ma anche prima di lavorare a fare dei progetti miei, insomma, lavorare sul canale. Però devo dire che spesso e volentieri non danno delle spiegazioni su come calcolare le misure, su come adattarlo, perché ogni donna ha il suo fisico, non siamo tutte uguali, quindi c'è chi ha il seno più abbondante e chi meno abbondante. È normale che chi ha un seno più abbondante gli consiglio di lavorare qui negli aumenti, soprattutto la prima asola, quella che avete praticamente sull'uncinetto. Ecco, prendo un attimo il filo. Questa che vi rimane sull'uncinetto, tiratela molto. Cosa succede se si tira molto? Si crea una curva che vi chiude sia da tutte e tre le parti il seno, ok? Quindi non è un lavoro, tra virgolette, adesso comunque questo non è piatto perché io l'ho fatto, quindi vedete che si crea questa gobba. Però se io avessi avuto l'asola normale o leggermente larga, il lavoro sarebbe stato piatto, quindi va benissimo per chi ha poco seno. Per chi ha un po' più di seno gli consiglio che la gobba sia bella evidente, così li copre, ok? Perché tirano i margini e il seno non rischia insomma di uscire. Adesso non faccio la promessa di farvelo vedere indossato, perché comunque sia, sì vabbè, ricevo un sacco di complimenti per il mio fisico, quindi vi ringrazio di cuore, però dai, comunque è un costume, quindi non so insomma se me la sento di pubblicare su YouTube oppure sui profili social. Sicuramente vi farà piacere vederlo indossato, quindi adesso vediamo, insomma, io non vi faccio le promesse. Se vedete le foto fra poco, quindi a fine video, significa che ho preso coraggio e l'ho indossato. Sicuramente lo indosso quest'estate al mare e magari aspetto quel momento per fare le foto, però sicuramente vi interessa sapere come mi sta addosso. Fate molta attenzione a questo video progetto, soprattutto se vi interessa i top che ho pubblicato sulla community, perché in base ai calcoli, ok, per queste coppe, in base a questi calcoli si va a creare anche quel top là, che ancora non ho preso il filato, quindi sto aspettando di decidere un attimo i colori, però lo farò, una promessa è una promessa. Così ho fatto il portacellulare, ho fatto la borsina, il prossimo sarà il top. Anzi, ce ne saranno due, però è meglio non anticipare troppo perché insomma lavoro a tempo pieno, quindi le mie ore di lavoro all'uncinetto sono diminuite tanto e chi fa questo lavoro sa benissimo che c'è tanto tempo anche a creare i video, a registrare, a trovare i tempi giusti, insomma la luce giusta, eccetera. Quindi, detto tutto ciò che vi sto annoiando, vi mando un grosso abbraccio e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se vi è utile, se avete trovato le informazioni che vi ho dato interessanti, se lo sapevate già, quindi sono stata noiosa, spero di no, insomma, sto facendo un po' di battutine e niente, io vi mando un grosso abbraccio, ci vediamo al prossimo video progetto.